Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Nel video Il teatro Vincenzo Bellini di Catania si fa riferimento ad un trittico dello scultore Eugenio Maccagnani. Rappresenta il genio che incorona la poesia e la musica, posto nella parte superiore della facciata del teatro di Catania. Vi mostro un disegno che raffigura le tre statue e vi leggo un piccolo articolo che illustra l'opera scultorea. Il teatro di Catania e il gruppo di Maccagnani. Qualche maligno potrebbe dire che in Italia è di tutto, beh scarsezza, fuorché di teatri. Tale mordace espressione ha un fondo vero, poiché non v'è città della penisola, anche di terzo e quarto ordine, che non ambisca contare nel perimetro delle sue mura un vasto e ricchissimo teatro. Però, se tale mania, dal lato pratico, offre solidi appigli alla critica, d'altro lato presenta un elemento di risveglio per le arti. Adesso è la volta di Catania. E invero, questa bellissima tra le città italiane, avendo dato i natali a Bellini, era in obbligo di dedicare un tempio al suo celebre cittadino. Il Teatro Bellini di Catania avrà un enorme successo come opera d'arte. Ne fanno fede gli artisti che intorno vi lavorano. L'architetto Sada ne cura la parte architettonica. Il bravo decoratore Stella ne abbellisce l'interno. Il pittore siciliano Sciuti ne illustra il sipario. Lo scultore Eugenio Maccagnani ne orna con figure plastiche le linee monumentali. L'incisione nostra riporta solamente il gruppo che lo scultore eseguì a vertice del frontone esterno. Le figure sono colossali perché misurano 4 metri e mezzo d'altezza e poggiano sopra un piano di 5 metri. L'esecuzione del gruppo è ispirata a quello stile ampio e sicuro che serve a caratterizzare l'opera decorativa, concepita per essere osservata in un ambiente aperto, a parecchi metri alto dal suolo e campeggiante sull'azzurro profondo del cielo siciliano. La severa figura triangolare, entro cui lo scultore ha voluto rinchiudere l'opera sua, è stata da lui adottata in seguito del saggio raziocinio, risultante dai principi estetici che non consentono l'immedesimare linee estreme svolte con capriccio a concetti puramente architettonici. Col volersi sbizzarrire si corre il rischio di deturpamento. L'equilibrio e la regolarità delle masse è una schiavitù, ma pur necessaria se vuolsi conservare l'unità artistica di un monumento. Questo dispotismo resse gli artisti greci e romani e prima di loro i babilonesi e gli egiziani. I barocchi, per amore di novità, se ne distaccarono, ma il loro regno fu corto e coloro che li imitano hanno vita travagliata. Il Maccagnani è artista originale. L'aver voluto ritrarre il genio in atto, di librarsi in aria, come comporta la sua essenza, restando, per ragione statica, aderente al solido per un lembo del suo manto, denota potenza nel modellare ed audacia nel concepire. Le due statue allegoriche che ne bilanciano la linea azzardata si riposano con quella disinvoltura che è propria alle arti libere. Le loro membra, forti e pastose insieme, servono mirabilmente a dar la nota armoniosa e netta necessaria ad un concetto decorativo. Il gruppo del Maccagnani si scolpirà su quella pietra giallognola che è detta di Siracusa.
e allorché il sole ferirà coi suoi infuocati raggi quel genio che incorona la poesia e la musica, l'opera, del tutto finita, rivelerà l'animazione che seppe infondergli l'artista. E quel gruppo tornerà come emblema risplendente delle doti artistiche dell'Italia moderna. Firmato Bellinzoni. Spero che questo argomento sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!